Benvenuti di nuovo su Turkey News Magazine. Prima di iniziare, vi ricordiamo di lasciare un like, scrivere un commento e iscrivervi al canale. Se volete sostenere ancora di più il nostro lavoro, potete cliccare sul tasto Unisciti. La storia di oggi ci porta dentro una corrente di emozioni, memorie che non svaniscono e nuovi fraintendimenti che hanno incendiato il web. Parliamo di due nomi che i fan non hanno mai davvero lasciato andare, Erkan Merik e Azal Suba. Per anni il loro legame non è stato soltanto collaborazione sullo schermo, ma un'alchimia palpabile che aveva convinto gli spettatori che, dietro i ruoli, ci fosse qualcosa di più profondo. Anche quando i progetti condivisi sono finiti, quella corda emotiva che il pubblico sentiva tra loro non si è spezzata del tutto, rimanendo sospesa come una melodia che ritorna. Eppure, ultimamente, l'atmosfera è cambiata. Tutto è iniziato quando dalla nuova serie di Erkan è uscita una puntata potente, piena di scene intense con la sua nuova partner di set. Ai social si sono accesi in un istante. Quella che sembrava una discussione normale è diventata presto un fiume di teorie. C'era davvero un triangolo in vista? Erkan, la nuova collega e, inevitabilmente, Azal. L'argomento è cresciuto così in fretta che il team di Erkan ha diffuso una nota ferma, pensando di mettere un punto. Erkan è concentrato sul lavoro, quello con Azal appartiene a un capitolo chiuso. Un messaggio preciso, una cornice netta, un tentativo di ristabilire i confini. Ma invece di raffreddare gli animi, quella dichiarazione ha soltanto alimentato ancora più curiosità e commenti. Pochi giorni dopo, un gruppo di reporter ha intercettato Erkan mentre usciva da una riunione di produzione. L'hanno incalzato con domande, e lui, calmo, ha risposto senza scalfire il suo riserbo. Sto facendo ciò che amo, tutto il resto è rimasto ieri. Non ha smentito, non ha spiegato, non ha concesso altro. Quel silenzio misurato, quel modo di far scivolare via i commenti senza afferrarli, ha finito per alimentare ancora di più il motore delle teorie. Come se non bastasse, è trapelato un breve video dal dietro le quinte. Si vede Erkan in piedi, lo sguardo sul copione, e accanto a lui la sua nuova collega che, a un certo punto, accenna un sorriso sottile. Un gesto di pochi secondi è diventato il tema dominante della settimana. I fan hanno iniziato a rivedere la clip all'infinito, rallentando i frame, cercando segnali nei micromovimenti, trattandola come un rebus disseminato di indizi. C'era qualcosa dietro quello sguardo? Un'intesa nascente? Oppure era normale cordialità da set? Le opinioni si sono divise, per alcuni, quello era il riflesso di un sentimento vero, per altri, il semplice linguaggio del lavoro. In ogni caso, tutti parlavano, e parlavano tanto. Nel frattempo, senza dire una sola parola, Azal Suba si è fatta sentire. Una storia su Instagram, luci basse, un testo in sovrimpressione come una riga di canzone, chi se ne va non torna. Bastano queste poche parole per far esplodere la rete. Era un riferimento a Erkan? A quella nuova serie con le scene discusse? Oppure un pensiero del tutto personale, legato ad altro? Nessuno poteva saperlo per certo, ma ciascuno aveva una propria interpretazione pronta da difendere. Poi la situazione ha ripreso fuoco. Nella serie, Erkan ha interpretato una scena toccante con una lettera piena di rimpianti, e una battuta è diventata virale. Ho provato a resistere, ma non sono più l'uomo di prima. Molti fan hanno sentito quella frase come qualcosa di fin troppo personale, come se stesse parlando oltre il copione. Gli sceneggiatori sono intervenuti pubblicamente, chiarendo che la scena era pura finzione, senza messaggi nascosti rivolti a persone della vita reale di Erkan. Eppure, quando il pubblico si innamora di una storia, raramente ascolta le smentite ufficiali, segue il cuore e quello che vuole credere. Il giorno dopo, Azal ha scritto una nuova didascalia sotto la foto di un tramonto. Ci sono ferite invisibili che fanno male per sempre. Nessuna spiegazione, nessun contesto, poche parole che hanno generato migliaia di commenti. Accanto a questo, un'amica molto vicina a lei ha confidato che Azal negli ultimi tempi ha deciso di dedicarsi a ricostruire la propria serenità emotiva, desidera pace, sceglie abitudini più sane, lascia indietro tutto ciò che la sbilancia.
Questo ha cambiato il tono della conversazione. Forse quei messaggi non erano lanciati verso qualcuno, forse erano semplicemente tappe di un percorso interiore di guarigione. Eppure i fan continuano ad aggrapparsi a quell'universo emotivo che Erkan e Azal avevano creato quando erano insieme sullo schermo. La loro intesa ha portato tante persone a credere in qualcosa di raro, e per molti è difficile vederli accanto a nuovi partner di scena senza sentire di aver perso una trama nella quale avevano investito cuore ed energie. Le voci vicine a Erkan raccontano che lui nutre rispetto per ciò che hanno condiviso, ma considera quel periodo concluso. Ora è rivolto al presente, ai progetti che si stanno costruendo sotto i suoi occhi. Nonostante questo, la corrente dei pettegolezzi non si è fermata. Tra gli svariati rumor, è spuntata anche una frase attribuita a Zal, mai verificata: se il destino ci riportasse un giorno sulla stessa strada, allora sarebbe stato giusto così. Nessuno sa se l'abbia pronunciata davvero, ma i fan hanno voluto crederci, come si fa con un talismano che tiene viva una speranza gentile. Perché alla fine, ciò che la gente sente nei confronti di una coppia come Erkan Merik e Azal Suba è più grande di un singolo progetto televisivo. È un ricordo emotivo collettivo, una promessa non detta che continua a vibrare sotto la superficie. E intanto il lavoro continua. Erkan, con la sua disciplina di sempre, evita i riflessi della polemica e torna al set puntuale, lascia che siano le scene a parlare. La nuova collega mantiene un profilo professionale, e dal backstage trapela un clima concentrato, nonostante l'attenzione feroce del pubblico. Da parte sua, Azal si mostra coerente con il percorso annunciato: meno clamore, più equilibrio. Pubblica foto di letture, attimi di quotidianità semplice, quella quiete che si costruisce senza fretta. È un ritmo diverso, quasi un respiro profondo dopo una corsa. Chi li ha seguiti fin dall'inizio avverte però quel filo teso tra passato e presente. È un eco che torna quando una frase di sceneggiatura assomiglia a un ricordo, quando una canzone in sottofondo parla di scelte dolorose e ripartenze. È un sussurro, non un urlo, ma non per questo meno intenso. I più pragmatici dicono che ogni storia ha il suo tempo, che i professionisti crescono, cambiano, si separano, si ritrovano magari altrove. I più romantici, invece, si affidano ai simboli, alle coincidenze, a quei dettagli minimi che, messi in fila, sembrano disegnare un ritorno possibile. Tra le reazioni del pubblico ci sono anche tante voci mature, che invitano alla gentilezza: smettiamo di proiettare, lasciamo respirare le persone reali dietro i personaggi. Eppure la voglia di raccontarsi un sogno non si spegne. È il paradosso delle storie d'amore nate in un set: ci appartengono e allo stesso tempo non sono nostre. La potenza della finzione, quando si intreccia con ciò che proviamo, continua a brillare anche quando i titoli di coda sono già passati. E così torniamo all'inizio, due nomi che il pubblico non smette di associare. Le nuove immagini dal set di Erkan, la serenità cercata da Azal, la dichiarazione del team, l'incontro con i giornalisti, la clip rubata di un sorriso, le frasi che sembrano canzoni, la scena della lettera, i chiarimenti degli autori, e poi ancora la foto al tramonto e quella frase sulle ferite che non guariscono del tutto. Tutto si intreccia, tutto alimenta un racconto che la gente sente come proprio. Ma la vita reale, quella che scorre lontana dai riflettori, resta più complessa delle nostre narrazioni. A questo punto, la domanda è per voi. Pensate che l'eco del loro passato abbia ancora un posto nel presente? Oppure è arrivato il momento, per i fan, di voltare pagina e sostenere le loro nuove strade senza cercare sottotesti? Raccontateci cosa ne pensate nei commenti. Prima di andare via, vi ricordiamo di mettere mi piace, iscrivervi e, se vi va, unirvi alla community per supportare Turkey News Magazine. Questa storia ci ricorda quanto le emozioni nate sullo schermo possano essere forti, abbastanza da restare nel tempo, come un profumo che si riconosce anche a distanza. È per questo che molti continuano a tenerli nel cuore. Grazie per averci seguito, e restate con noi per altre storie come questa, dove realtà e immaginazione si sfiorano senza mai confondersi del tutto, e dove il pubblico, ancora una volta, trova un riflesso di sé nelle traiettorie intrecciate di Erkan Merik e Azal Suba.